Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo gilet estivo che io ho chiamato gilet 1000 bolle blu e che io trovo veramente perfetto per l'estate, da mettere quando si va in spiaggia con il costume e il pantaloncino, o anche per uscire la sera con, come sono vestita io adesso, un pantaloncino e un top sotto, magari anche un top a fascia. È veramente leggero e morbido e per poterlo realizzare io ho utilizzato un filato della Mistrico di filati di qualche anno fa che si chiama Bacio. È 100% cotone, molto ritorto, un po' spesso, e infatti io l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 5. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 95 metri ed è 100% cotone. Questo video, come sapete già, è in collaborazione con la merceria Coleti e in descrizione vi lascerò il sito della merceria online Uncentando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato ma anche in altri colori. Vi dico già che questo filato è in offerta, ci sono vari colori, tra cui questo azzurro, c'è un verde, c'è l'arancione, c'è il giallo, c'è il rosa, c'è il viola, il bianco, quindi ci sono diversi colori, ma il quantitativo è molto limitato, in quanto è un filato appunto di qualche anno fa che abbiamo adesso e non verrà più rifornito. Quindi in descrizione vi lascio il link e mi raccomando, per questa taglia, che è una taglia S, ma come potete vedere mi va abbastanza lungo e largo, e io l'ho chiuso qui in alto lavorando con l'uncinetto il numero 5, io ho utilizzato 250 grammi di questo filato, quindi per una taglia M secondo me vi bastano due gomitoli in più, quindi 350 grammi se per farlo soltanto un po' più largo, quindi che si stringa un po' di più, e se volete anche un po' più lungo, ma secondo me per una taglia M va bene stessa lunghezza, ma farlo un po' più coprente, quindi invece di 250 dovete prendere 350. Taglia M. Taglia L secondo me dovete andare sui 450-500 grammi. La lavorazione, e il motivo per cui l'ho chiamato 1000 bolle blu è perché a questo motivo, che già conoscete, io feci un vestito tantissimi anni fa, era forse il primo anno che avevo aperto il canale, e questa volta però utilizzando il numero 5, come vedete la lavorazione è venuta molto più larga, ma io la trovo veramente spettacolare per fare pure un gilet oltre che a un vestito. E come potete vedere io ho lavorato in un unico pezzo, che sono partita da sotto, sono andata a lavorare fino all'altezza degli scappi e poi ho diviso la parte dietro dalla parte avanti. Gli scappi sono molto larghi, vedete, mi avvicino di nuovo così vedete, sono molto larghi, proprio perché questo deve essere un gilet estivo. Una volta poi cucite le spalle, io ho cucito veramente poco per creare questo scollo, ho montato con l'uncinetto, sono andata a fare delle catenelle, ne ho montate 50 sia da questa parte che da quest'altra parte, per poter fare questi due laccetti che servono appunto a chiudere il cardigan. Ma naturalmente voi potete anche non farlo, semmai metterci un bottone se preferite un bottone. Io questa volta ho optato per un laccetto, che in realtà avrei potuto mettere anche qui in vita, ma ho deciso di lasciare così. È comunque un gilet estivo, mi piace il fatto che si possa muovere liberamente quando si sta sulla spiaggia con un po' di venticello. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncentando con Elsa. E se avete acquistato lo stesso filato che ho usato io da Giuseppe Coleti, quindi da Uncentando con i Filati, potete taggarci anche su Instagram su Uncentando con i Filati, o sulla pagina Facebook di Peppe, la merceria Coleti, o anche comunque sulla mia pagina. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan o gilet devo ancora decidere se farci le maniche o no. Io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Bacio, che è 100% cotone ritorto, vedete? E lavorerò con l'uncinetto numero 5 perché è abbastanza spesso. Il filato lo potete acquistare sul sito Uncinettando con i Filati, ci sono altri colori, non ci sono moltissimi gomitoli in quanto è un articolo di qualche anno fa e non è più stato rifornito. Allora, come vi ho detto, io lavorerò con l'uncinetto numero 5, vi faccio vedere un campione dove ho montato 40 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10 catenelle. Io per il mio gilet ne ho montate 100
l'uncinetto, gilet o cardigan, comunque io ho già iniziato a lavorarlo, ne ho montate 100 di queste catenelle mi è largo circa 82-83 centimetri. Come vi ho detto, invece nel campione ho 40 catenelle e iniziamo subito a fare il nostro primo giro. Mi raccomando però, taglia M, vado a mettere almeno 3 motivi in più, in modo, quindi 30 catenelle, in modo da averne uno in più dietro e uno in più per le due parti davanti. Se però lo vuole più chiuso rispetto a me, allora vado a mettere anche 5 motivi in più, sempre uno dietro e 2 avanti, altrimenti 6 per averne 2 dietro e 2 per ogni parte avanti. Taglia L, io direi di partire già con tipo 9 motivi in più, quindi 90 catenelle in più, in modo da avere 3 motivi in più dietro e 3 motivi per lato sul davanti. Detto ciò, possiamo andare a fare quindi il nostro primo giro e partiamo in questa maniera. Andiamo a realizzare 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, quindi 1, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e andiamo e rientriamo nella stessa maglia di base, quindi salto le 2 e 4 catenelle, rientro nella prima delle mie 40 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro ancora nella stessa catenella di base e vado a fare la mia terza maglia alta doppia, una catenella di separazione, salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto. Quello che adesso stiamo andando a fare, quindi dalla maglia bassa, è quello che faremo per tutto il nostro giro, per poi vi farò vedere anche naturalmente come terminarlo. Quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 4 maglie di base, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia terza maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo e vado a fare la mia quinta e ultima maglia alta doppia, catenella di separazione, salto 4 catenelle e ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, rientro e vado a fare, riprendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare la mia seconda maglia alta doppia, prendo 2 volte, vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia terza maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia quinta e ultima maglia alta doppia, catenella di separazione, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, seconda maglia alta doppia,
prendo 2 volte, faccio 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quinta maglia alta doppia, catenella di separazione, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione. Allora, questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro e adesso vi faccio vedere come terminarlo. Vado a prendere 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 4 catenelle, entro nell'ultima e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro, terza maglia alta doppia. Quindi ho iniziato con 3 maglie alte doppie, termino con 3 maglie alte doppie. Questo è quello che devo fare per tutto il mio primo giro. E iniziamo secondo giro. Vado direttamente con l'uncinetto nella maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa. Vedete, non mi sono alzata con la catenella, sono andata direttamente a fare la maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e adesso andremo a fare quello che faremo per tutto il nostro secondo giro. Entro nel secondo, dove ho il secondo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado direttamente dove ho le 5 maglie alte doppie, entro nel primo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza delle mie 5 maglie alte doppie e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho l'ultimo archetto di 2 catenelle e vado a fare la mia maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ricominciamo. Vado nel primo archetto di 2 catenelle che mi separa le prime 2 maglie alte doppie e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza delle 5 maglie alte doppie e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'ultimo archetto di 2 catenelle che mi separa la quarta e la quinta maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta, ancora 2 catenelle, 1 e 2, entro nel primo archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza delle mie 5 maglie alte doppie e vado a fare una maglia alta, una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultimo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è quello che bisogna ripetere per tutto il giro e adesso vi faccio vedere come terminare. Vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nel primo archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle, entro nella terza che sarebbe la quarta delle mie, che equivale alla quarta catenella della mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, mi rientro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, quindi vedete anche stavolta non vado a fare la catenella per alzarmi con il lavoro ma vado direttamente a fare la maglia bassa, una catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle che mi separano le 2 maglie alte, entro dentro e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, quindi 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro dentro lo stesso archetto e vado a fare la mia seconda maglia alta doppia,
2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nell'archetto e vado a fare la mia terza maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare la mia quarta maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare la mia quinta e ultima maglia alta doppia. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione e ricomincio, quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le 2 maglie alte e realizzo la mia prima maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, entro nell'archetto e vado a fare la mia seconda maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia terza maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro e vado a fare la mia quarta maglia alta doppia. 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro, quinta maglia alta doppia. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e di nuovo vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare le mie 5 maglie alte doppie separate da 2 catenelle, quindi prima maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo 2 volte, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, quinta maglia alta doppia. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte doppie, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, rientro, quinta maglia alta doppia. Quindi questo è quello che facciamo per tutto il nostro terzo giro e vi faccio vedere come terminare. Vado a fare una catenella, entro dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Vado a fare il mio quarto e ultimo giro e realizzo 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia, quindi 1, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, entro nel primo archetto di 2 catenelle che mi separa la prima dalla seconda maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza delle mie 5 maglie alte doppie e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle che mi separa la quarta dalla quinta maglia alta doppia e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo, vado nel primo archetto di 2 catenelle che mi separano le prime 2 maglie alte doppie del gruppo di 5 e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, entro dove ho la terza delle mie 5 maglie alte doppie e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle che mi separa le prime 2 maglie alte doppie e vado a fare una maglia alta,
2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado nel primo archetto di 2 catenelle che mi separa le prime 2 maglie alte doppie e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza maglia alta doppia e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle che mi separa la quarta dalla quinta maglia alta doppia e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 e ancora vado nell'archetto di 2 catenelle che mi separa la prima dalla seconda maglia alta doppia e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza maglia alta doppia e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'ultimo archetto di 2 catenelle che mi separa la quarta dalla quinta maglia alta doppia e realizzo una maglia alta. Questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il quarto giro e termineremo il quarto giro andando a fare 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta doppia. Allora, quindi questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Adesso vi faccio rivedere un attimo come iniziare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle, e io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro prima di andare a fare gli scalfi. Voglio che sia molto lungo questo cardigan o gilet, quindi lavorerò non credo molti motivi, perché comunque sto lavorando col 5, quindi vedete sono 4 giri, ma è bello alto già la lavorazione, però deve arrivarmi almeno fin sotto le ginocchia, quindi devo far lavorare un bel po' di motivi, secondo me forse 8 o 10. Allora vi faccio rivedere un attimo come andare a fare il primo giro e andiamo a realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, quindi 1, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nella maglia alta doppia e vado a fare la mia seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, 1 e 2, prendo 2 volte il filo, rientro dentro e vado a fare la mia terza maglia alta doppia, catenella di separazione, vado direttamente dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle che mi separa le 2 maglie alte e vado a fare le mie 5 maglie alte doppie, quindi una, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, quarta maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, quinta maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo maglia bassa, catenella di separazione e ricomincio. Quindi vedete sto rifacendo esattamente il primo giro. Quindi 4 giri, io vi dirò alla fine quante volte l'ho fatto e poi vi farò vedere come dividere la parte dietro dalle 2 parti avanti. Allora, io ho ripetuto il motivo per 9 volte, quindi ho ripetuto i 4 giri per 9 volte e come lunghezza per me ci siamo. Adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori ho contato questi archi, chiamiamoli archi, e io ne ho un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne ho un totale di 10. Io ho fatto in questa maniera, 2 davanti, quindi 1 e 2. E ho messo il mio primo marcatore dove ho l'archetto di 2 catenelle, ne ho lasciato uno libero e dopo sono andata a mettere il mio secondo marcatore, ho messo 4 dietro, dopo il quarto ho messo il marcatore, ho lasciato uno libero, ho messo il secondo marcatore mettendone 2 davanti, questo per avere lo scalfo bello ampio, perché è comunque
un diciamo cardigan gilet, perché devo ancora decidere se ci farò le maniche oppure no, che devo indossare per andare in spiaggia, quindi deve essere qualcosa di molto largo, molto leggero, molto, quindi mi piace che anche lo scalfo sia bello largo. A questo punto possiamo andare a lavorare quindi le nostre parti, lavoreremo la parte avanti, la parte dietro e l'altra parte avanti uguale. Allora lavoriamo in questa maniera, mi avvicino con la telecamera così vedete meglio e vado a fare 4 catenelle che sono mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, riprendo il filo 2 volte sull'uncinetto, rientro dentro la maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, terza maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare le mie 5 maglie alte separate da 2 catenelle, quindi prima maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, terza maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo 2 volte il filo, rientro, quarta maglia alta doppia, prendo 2 volte il filo, rientro, quinta maglia alta doppia, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione e mi trovo dove ho il mio marcatore e vado a lavorare in questa maniera come ho fatto all'inizio, lavorando solo 3 maglie alte doppie, quindi prendo 2 volte il filo, entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo la mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, seconda maglia alta doppia, 2 catenelle, prendo il filo, rientro, terza maglia alta doppia. Quindi abbiamo fatto come abbiamo lavorato fino adesso, soltanto che invece di fare tutta la lunghezza ci siamo fermati dove abbiamo il marcatore e quindi adesso ricominciamo normalmente, secondo giro, ci alziamo, rientriamo dentro la maglia alta e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nel secondo archetto di 2 catenelle e facciamo la nostra maglia alta, 2 catenelle, andiamo nel primo archetto del gruppo che mi separa la prima dalla seconda maglia alta doppia e vado a fare la mia maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nella terza delle nostre 5 maglie alte doppie e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, andiamo nell'archetto che separa la quarta dalla quinta maglia alta doppia e facciamo una maglia alta, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo il primo archetto di 2 catenelle e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nella quarta catenella iniziale che equivaleva alla prima maglia alta doppia e facciamo una maglia bassa. Quindi vedete adesso noi andiamo normalmente a ricominciare a fare i nostri 4 giri. Quando poi passeremo a lavorare dietro faremo la stessa cosa, inizieremo con 3 maglie alte doppie nell'archetto dove abbiamo il nostro ventaglietto lasciando questo in sospeso e termineremo da quest'altra parte sempre dove abbiamo il nostro primo marcatore con 3 maglie alte doppie e quindi lavoreremo la parte qui dietro. Poi rifaremo la stessa cosa anche avanti. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, poi vi farò vedere, cuciremo le spalle e alla fine decideremo se fare anche le maniche oppure no, o se fare qualche bordino. Devo ancora deciderò in corso d'opera. Adesso finisco prima di lavorare le 3 parti dicendomi poi quante volte ho ripetuto il motivo. Allora, ho ripetuto il motivo 3 volte, quindi 3 volte avanti, 3 volte dietro, 3 volte avanti e mi è venuto proprio come lo volevo perché lo scalfo delle maniche è veramente largo, quindi mi rifemo a gilet e non gli faccio le maniche. Mi piace il fatto che appunto si sia formato questa sorta di gilet molto lungo, molto estivo, che si può mettere sopra un top con un pantaloncino, quindi qualcosa di molto fresco da poter usare anche in piena estate e alla fine per poterlo allacciare sul davanti io non ho voluto mettere un bottone ma mi sono agganciata col filo e ho fatto queste 2 catenelle di 50 queste 2 strisce di 50 catenelle. Per quanto riguarda la cucitura del davanti e del dietro ho cucito per 5 cm sia da questo lato che da quest'altro lato lasciando appunto lo scolo libero e poi come vi ho detto all'angolo qui
diciamo dove ho la quarta catenella della maglia alta doppia dell'ultimo giro, ho fatto questa striscia di 50 catenelle sia da questo lato che da quest'altro lato, che mi serviranno come laccetto per chiudere il mio gilet su davanti, altrimenti lo lascio libero e li faccio cadere in questa maniera. Devo ancora decidere se metterci qualche pietra qui sotto per renderlo un po' più sfizioso, ma comunque possiamo dire che il mio gilet è terminato.